Ciao e bentornate e bentornati su Green Tech Tales. Io come sempre sono Valeria e questa settimana ho due notizie super interessanti, o meglio, per me sono state super interessanti da trovare e da approfondire e spero lo saranno anche per voi. Ovviamente anche questa settimana parleremo un pochino di intelligenza artificiale, ma la prima notizia riguarda altre cose, quindi direi che partiamo subito. La prima notizia di oggi riguarda Amazon, nello specifico riguarda AWS. Riguarda AWS perché vi faccio un po' una panoramica su come mai arriviamo a parlare di AWS ogni tanto quando si parla di sostenibilità applicata al mondo tech, ed è perché AWS ha una serie di prodotti e non ricordo se ne abbiamo già parlato qua sul canale, ma AWS mette a disposizione dei propri clienti una sorta di strumento che permette di calcolare le emissioni legate proprio ai servizi che sono attivati su appunto i prodotti che si sta utilizzando di questa multinazionale. La notizia di oggi però riguarda una piccola novità, perché recentemente AWS ha annunciato un nuovo strumento che si chiama AWS Sustainability Console. È uno strumento che in realtà fa parte di un progetto un po' più ampio, partito nel 2019 da parte di Amazon, quindi di Amazon nella sua interezza. L'obiettivo di Amazon nella sua appunto completezza a livello proprio di azienda e non solo AWS è quello di riuscire ad arrivare entro il 2040 ad avere tutte le operazioni che riguardano Amazon, quindi sia Amazon e-commerce che Amazon Tech e tutto ciò che rientra nel calderone di Amazon. Tutti questi processi, tutte queste operazioni dovranno essere sostanzialmente net zero, e lo strumento di oggi, di cui parliamo oggi, la AWS Sustainability Console, rientra anch'essa all'interno di questo mega progetto, quindi va visto proprio come un progetto che in realtà è un altro puntino da aggiungere in questo percorso di sostenibilità che Amazon ha appunto annunciato nel 2019. Ma di che cosa si tratta? Allora, la AWS Sustainability Console è collegato a un altro degli strumenti che AWS mette a disposizione, ovvero il Customer Carbon Footprint Tool. L'avete visto magari con il suo acronimo CCFT, e si trova all'interno dell'AWS Billing Console. Uno dei punti però a sfavore di questo strumento è che il suo utilizzo, il fatto che ci si possa accedere avendo un account Amazon, era proprio collegato alle utenze che avevano anche i permessi legati ai costi, fatturazione, quindi veniva fatto un po' un mix di cose che in realtà non c'entravano tanto l'una con l'altra, e AWS ha deciso di separare finalmente queste due situazioni, quindi tutto ciò che riguarda la fatturazione, i costi, tutto ciò che riguarda la parte meramente monetaria, e poi la parte di sostenibilità, la parte di rendicontazione, la parte di reportistica, proprio pubblicando la AWS Sustainability Console. La AWS Sustainability Console infatti ha dei permessi ad hoc, appunto applica un modello proprio che è specifico di questo strumento, quindi tutti gli utenti che si occuperanno di rendicontazione, ma anche solo di andare ad analizzare i dati messi a disposizione dalla AWS Sustainability Console, avranno nello specifico i permessi di visualizzare quei dati e quelle informazioni e non saranno correlati a fatturazione, costi, tutto ciò che rientra appunto nella parte di billing. Ma quali sono le caratteristiche dell'AWS Sustainability Console? Allora, principalmente si ricollega al Greenhouse Gas Protocol perché include le emissioni di tutti gli scope, quindi scope 1, scope 2 e scope 3, che sono quelli appunto previsti dal Greenhouse Gas Protocol. Ne abbiamo parlato in tanti altri video, quindi se questo concetto vi è nuovo vi metto nei link della puntata qualche link ad altri video in cui ne abbiamo parlato in modo un pochino più dettagliato. Oggi non abbiamo il tempo, però vi basta sapere che il Greenhouse Gas Protocol è uno standard internazionale, uno dei più utilizzati e più riconosciuti a livello proprio internazionale, che prevede la suddivisione delle emissioni di CO2 in categorie che vengono chiamate scope. Le categorie sono tre:
Scope 1, Scope 2 e Scope 3 e appunto la VS Sustainability Console fornisce delle informazioni legate alle emissioni di CO2 rispettivamente per tutte e tre le categorie che riguardano appunto questo standard internazionale. E soprattutto le informazioni che ci fornisce i dati sono suddivisi per region e anche per servizio che abbiamo attivato o che stiamo utilizzando attualmente sotto AWS. La metodologia di calcolo non è cambiata, vedevamo all'inizio che la VS Sustainability Console è correlato al Customer Carbon Footprint Tool, infatti la metodologia rimane quella, la metodologia non è cambiata, ma è cambiato il modo in cui si fruiscono i dati che arrivano dall'applicazione di quella metodologia e soprattutto è cambiato il modo in cui li si può utilizzare e tra un attimo vediamo perché e in che modo. Tramite la VS Sustainability Console è possibile inoltre accedere ad una pagina di reportistica. Trovate una serie di report sia a cadenza mensile che a cadenza annuale con le emissioni di CO2, le emissioni di carbonio, visto in modo un pochino più ampio, e soprattutto i dati inclusi, i dati che potete trovare, che potete andare ad analizzare, visualizzare e poi utilizzare per i vostri report di sostenibilità sono riportati secondo le due metodologie principali, quindi la metodologia market based e anche la metodologia location based, quindi potete anche fare dei confronti vedendo appunto la differenza tra le due metodologie. Anche di questo ne abbiamo parlato in tanti altri video, quindi vi consiglio di fare diciamo un po' di binge watching su questo canale per andare ad avere un po' una panoramica, però anche su questo vi lascio dei link a corredo, diciamo, e soprattutto nel blog post che vi linko legato proprio alla VS Sustainability Tool ci sono poi una serie di link che riportano anche la metodologia, quindi potete tranquillamente andare a fare degli approfondimenti se vi va. Inoltre i dati non sono riportati solo come dei report, quindi come documenti da poter scaricare, ma potete scaricarli anche in formato CSV, perché magari vi può servire per fare delle altre cose e per poter manipolare le informazioni in altro modo rispetto ad avere semplicemente, diciamo, un documento normale. Dicevamo prima che la VS Sustainability Console ha dei permessi ad hoc. Questo infatti permette di rompere un problema molto serio, che è quello della collaborazione tra il team che si occupa di costi, quindi il team finance, diciamo, e poi il team che si occupa invece della parte di sostenibilità, perché favorisce sostanzialmente la collaborazione tra questi team, avendo dei permessi differenti, ma soprattutto un altro punto che riguarda sempre le caratteristiche della VS Sustainability Console è che è possibile impostare un periodo di reporting personalizzato, quindi totalmente customizzabile, che non corrisponde all'anno solare, ma corrisponde proprio al vostro anno di reporting. Quindi se avete un anno fiscale che parte da marzo, potete tranquillamente impostare anche la vostra Sustainability Console per farvi avere dei report che partono da marzo e non da gennaio come di default. Quindi questo permette un enorme allineamento e facilita soprattutto la collaborazione tra appunto il team finance e anche il team che si occupa di sostenibilità. Vi dicevo prima che queste informazioni si possono utilizzare e si possono manipolare in diversi modi. Infatti uno dei punti molto importanti è che si può utilizzare ovviamente la console in modalità visuale, quindi vi lascio poi qualche link, qualche screenshot e qualche immagine della console e delle informazioni che trovate, ma potete utilizzare anche le API per recuperare i dati e le informazioni sulle emissioni di carbonio, oltre appunto ad utilizzare la classica console visuale, e questo vi può permettere di fare una serie di altri approfondimenti, di altri calcoli, di implementare qualsiasi altra cosa per la quale vi possono servire appunto i dati a sé stanti e non magari la parte grafica. Arriviamo alle conclusioni su questa notizia e diciamo che non voglio soffermarmi sulle funzionalità perché credo sia davvero uno strumento utile che aggiunge un po' qualcosa in più rispetto a quello che avevamo prima della pubblicazione di questo strumento,
ma vorrei soffermarmi sul fatto che è molto chiaro, dal mio punto di vista, che AWS abbia ascoltato i feedback della community e degli utilizzatori del Customer Carbon Footprint Tool, proprio perché risponde ad una serie di esigenze che arrivano da chi applica in concreto questo tipo di strumenti. E soprattutto l'abbiamo visto, hanno cercato di ridurre alcuni dei punti che possono rendere un po' più difficoltosa la collaborazione tra i team che in un modo o nell'altro devono far tornare i conti e devono collaborare sia per una parte economica sia da una prospettiva di utilizzo delle risorse, sprechi e poi anche rendicontazione qualora siano obbligati a livello legale di appunto fornire reportistica riguardo alle emissioni di CO2, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi io concluderei dicendo molto brava AWS e non vedo l'ora di vedere magari qualche report che ci riporta come le aziende stanno utilizzando questo strumento e come lo stanno integrando nel loro workflow aziendale e soprattutto non vedo l'ora di vedere anche qualche analisi e qualche magari case study proprio sull'utilizzo pratico di questo strumento. Volevo però soffermarmi su una cosa, ovvero gli strumenti sono sempre ben accetti, super ottimo, AWS ha pubblicato un blog post, ma parlo a voi, utenti che avete un account AWS, che vi occupate della piattaforma, che vi occupate dell'infrastruttura, eccetera, avete ricevuto una comunicazione a riguardo? Vi è stato notificato che adesso potete fare tutta una serie di cose, alcune delle quali abbiamo visto adesso nella notizia? Perché se teniamo nascosti gli strumenti, possiamo fare gli strumenti migliori del mondo, però se non notifichiamo i nostri utenti, come dire, è un po' un lavoro sprecato e quindi fatemi sapere se per caso avete ricevuto qualche notifica, avete ricevuto, non lo so, un aggiornamento appunto della vostra dashboard, non lo so, qualcosa, avete ricevuto una notifica, un aggiornamento che vi ha fatto buttare l'occhio sul nome AWS Sustainability Console? Fatemi sapere e passiamo alla prossima notizia. Vi dicevo che oggi avremmo parlato anche di intelligenza artificiale e infatti parlo a voi, developer, tech geeks, non lo so come vi chiamate, comunque persone che stanno attendendo ogni settimana un nuovo modello, un nuovo strumentino da testare. In generale, voi che siete super appassionati di AI e tutto ciò che gli ruota attorno, per caso siete incappati in uno strumento chiamato Caveman? Perché oggi parliamo esattamente di quello. Dicevo, all'inizio come dire, volevo parlare solo a chi fa parte un po' di quella bolla, ma in realtà parlo un po' a tutti, perché in realtà questa notizia, questo strumento più che altro non è una notizia, ci riguarda un po' tutti, perché ci permette di fare un po' di riflessioni e quello, diciamo, è l'attività principale che cerco di portare su questo canale, che cerco di portare poi a voi, cerco di lasciarvi un po' una sorta di, come dire, piccola scintilla che poi magari può far partire una piccola fiammella senza fare troppi danni. Però se non avete mai sentito parlare di Caveman, Caveman sostanzialmente è un plugin per Cloud Code o per Codex che sostanzialmente vi permette di trasformare gli agenti diciamo, da agenti super intelligenti a agenti delle caverne. Eccomi, sono tornata perché diciamo che si era fermata la registrazione, però è la prima volta che registro con il mio nuovo telefono perché il mio vecchio telefono è deceduto e sono ancora triste, non ho ancora superato questo momento, però adesso capirò come mai dopo 15 minuti di registrazione il mio video si è spento, quindi probabilmente mi vedrete con una luce leggermente diversa. Spero non sia troppo fastidioso, però ecco, stavamo parlando di Caveman. Che cos'è Caveman? Vi dicevo, Caveman è un plugin per Cloud Code o per Codex che sostanzialmente vi permette di trasformare i vostri super mega intelligenti agenti
ho scambiato le parole, però i vostri agenti super mega intelligenti in agenti delle caverne. E come è, diciamo, abbastanza scontato, gli agenti delle caverne non sono particolarmente avvezzi a raccontare le cose in modo proprio, diciamo, con una certa aggiunta di storie, eccetera. Sono quelli che tolgono un po' come dire, gli agenti delle caverne sono comunemente conosciuti come agenti che parlano poco, anzi pochissimo, quasi come se ogni parola costasse un sacco. E qua, diciamo, parliamo di costo un pochino più in generale, ovviamente probabilmente sapete già dove sto andando a parare, però ecco, il costo non è solo quello economico, ma l'abbiamo visto in diverse altre occasioni, il costo è anche quello legato all'ambiente, all'utilizzo delle risorse, c'è un costo sociale, un costo etico, ci sono un sacco di cose di cui spesso non si parla, però oggi andiamo a parlare di token risparmiati sostanzialmente. Quindi vi dicevo, se Caveman, appunto questo plugin, viene attivato e utilizzato, può permettere di ridurre fino a circa il 75% dei token in output, quindi è meraviglioso, considerando che l'accuratezza tecnica del modello che si sta utilizzando non viene minimamente toccata, quindi l'accuratezza tecnica rimane tale e quale. Caveman è un progetto open source ed è stato pubblicato non troppo tempo fa. Sulla pagina GitHub trovate una serie di esempi, che magari se riesco vi metto anche qua, però trovate una serie di esempi che vi permettono di vedere come, vi dicevo prima, le risposte, se attivato appunto Caveman, praticamente non hanno più fronzoli, quindi non hanno più una certa storyline, non c'è più, diciamo, la solita introduzione del modello che vi dice ah sì, ottima domanda, fammi pensare che questa cosa qui fa A, B, C, D e F, vuoi avere anche un approfondimento? E poi avete una spiattellata di roba così lunga. Però ecco, Caveman vi permette di togliere tutto quello che riguarda appunto fronzoli, cose in più e va dritto ai punti tecnici, va dritto a dirvi o a suggerirvi un certo comando, come magari risolvere un tipo di problema e dà per scontato il fatto che voi sapete già di che cosa si sta parlando, quindi dà per scontato che voi abbiate del contesto. Infatti, quello che ho pensato subito quando ho visto questo progetto, quando me l'hanno in realtà suggerito, quindi grazie Ludovica, che me l'ha suggerito in occasione di un evento in cui ho parlato di cose un po' simili, però non posso fare spoiler perché ne parlerò anche in altri eventi, quindi seguitemi su LinkedIn e saprete di che cosa sto parlando oppure di che cosa andrò a parlare. Però sostanzialmente parlerò di prompting e diciamo, è vagamente collegato anche a Caveman. Però tornando un pochino indietro alla parte di contesto, quello che ho pensato subito è che Caveman, da un certo punto di vista, quindi da una certa prospettiva, in realtà vi risponde in modo molto più simile a come vi risponderebbe un team leader o un vostro collega senior che non ha il tempo di raccontarvi la rava e la fava, ma ha il tempo solo di darvi magari degli input e dei suggerimenti su un comando, oppure utilizza questo comando e non quest'altro, eccetera, eccetera. Quindi, non so, questi strumenti stanno diventando sempre più simili ai nostri colleghi, quindi attenzione, perché prima c'era questa idea che, come dice, rispondevano in modo gentile, quindi non come magari il collega un po' scorbutico, eccetera, eccetera. Quindi attenzione a come potrebbero, a che tipo di piega potrebbero prendere questi strumenti e queste cose. Però ecco, io vi consiglio di provare Caveman, soprattutto se usate costantemente tutti i giorni Cloud Code, e vedere se trovate delle differenze e soprattutto se in realtà vi è più comodo utilizzarlo. Sotto diversi punti di vista. In primis perché vedevamo prima, potete risparmiare un sacco di token che al momento sono un po' un problema. Infatti mi capita molto spesso di vedere persone che magari cominciano a lavorare su un progetto, poi finiscono i token e sono a piedi, un po' come se state andando in vacanza e vi si buca la gomma dell'auto e non avete la gomma di scorta. Quindi magari Caveman vi aiuta e vi dà, diciamo, i token di scorta per utilizzarli per altre situazioni. Un punto però che vorrei sottolineare, che vi dicevo prima, è che Caveman, dal mio punto di vista, potrebbe essere utilizzato molto più spesso e diciamo in modo un pochino più familiare da chi ha tanto contesto, da chi ha un livello di competenza
ampio e comunque parte da una base di conoscenza molto solida. Sicuramente Caveman, soprattutto se attivato al 1000x1000, viene un po' difficile da utilizzare se sei un developer junior, perché vi toglie anche tutta una serie di keyword, di appunto suggerimenti, quindi può essere un po' complicatino, però se siete dei developer con la D maiuscola e diciamo usate l'AI perché vi fa da acceleratore, secondo me Caveman è molto valido. Infatti, mi riporto poi alle tematiche di cui parliamo in questo canale, siccome Caveman pone l'attenzione sull'utilizzo dei token, arriviamo direttamente, proprio abbiamo la strada spianata, su poi l'impatto ambientale, in quanto spesso diversi strumenti tendono a calcolare l'efficienza di un modello, e efficienza intendo il consumo di risorse, in base proprio al consumo dei token, quindi un consumo che tra l'altro, come dicevamo anche prima, può essere visto anche in termini economici. Quindi, conoscevate Caveman o è la prima volta che ne sentite parlare? Io appunto l'ho incontrato per caso, quindi di nuovo grazie Ludovica che me l'hai suggerito. Se queste due notizie di questa settimana vi sono piaciute, fatemelo sapere, mettete un like, condividete questo video, non lo so, giratelo al collega, ai colleghi che magari utilizzano AWS o che fanno tutta una serie di test, giochini con i nuovi modelli che escono ad ogni battito d'occhio. E niente, se volete sostenere questo canale, sostenere il lavoro di divulgazione che facciamo qua su Green Tech Tales, io vi lascio come al solito il link Ko-fi qua sotto per sostenerci appunto con un caffè o con un tè. Non vi preoccupate, sono sempre valide entrambe le opzioni. E se invece non potete sostenere economicamente il canale, non vi preoccupate, condividete, mettete like, iscrivetevi soprattutto e ci vediamo al prossimo video.